Ciao e benvenuto nuovamente nel mio canale e il mio nuovo video. Oggi andiamo a sfogliare insieme Carta Modelli Magazine di ottobre 2022, 40 cartamodelli a grandezza naturale, ma andiamo subito a guardare. Come primo abito abbiamo l'abito nero che è il numero 01 in crepe di lana con profondo scollo a mo' di collo a scialle con revers di raso di seta e gonna midi dritta con profondo spacco sinistro. Le taglie 36, 40, 44 e 48 ed è abbastanza elegante con questo bellissimo spacco che lo rende veramente sexy ed elegante. Abiti che stanno a meraviglia: abbiamo l'abito chemisier a fiori che vediamo qua e il cappotto in peluche. Il peluche si userà moltissimo quest'inverno, quindi adattissimo questo modello, adattissimo per cucirci questo tipo di cappotto. Il numero 2 quindi è stato realizzato l'abito chemisier con un cotone, corpino aderente in vita, carré dietro e gonna plissé asimmetrica, mentre il cappotto è il numero 3 in finto montone, linea dritta, tasche nelle cuciture laterali e maniche a due pezzi e colla revers con paramontura. Veramente molto chic e bellino. Lo vediamo anche qui. Poi abbiamo l'abito turchese che è veramente molto bellino, che è il numero 4, che è stato realizzato in voile e crepe, tagliato in vita, gonna arricciata e collo e polsine arricciati con appositi elastici. Infatti vediamo, i polsini sono il suo pezzo forte, ecco qua, e sono veramente molto belli. Abbinata al cappotto che è una cucitura facile con il cappuccio, quindi se vogliamo cimentarci anche con un cappotto con il cappuccio, questo fa a casa nostro, ed è il numero 5 in finto camoscio double fas, linea dritta, tasche applicate, cappuccio integrato e maniche a due pezzi. L'abito mi piace tantissimo. Abito midi ocra e cappotto con frange. L'abito midi, che è veramente bellissimo, di un'eleganza unica, numero 6, ed è stato realizzato in crepe stampato con corpino dritto tagliato in vite con arricciatura sulle spalle davanti, mentre il cappotto, che sinceramente non vedo molto bene insieme a questo abito che è veramente molto chic ed elegante, il cappotto con frange è il numero 7, è stato realizzato in panno tagliato dritto, tasche compatte a doppio filetto e maniche scese carré con frange dietro. È molto bello, però secondo me, a parer mio, non va molto d'accordo con questo abito. L'abito senape, quindi abbiamo anche un altro abito molto elegante, molto bello, che è una cucitura facile, tra l'altro il numero 8, è stato realizzato in seta aderente con sormonto davanti tagliato in vita con pieghe davanti, gonna svasata con pannello. Le taglie 36, 40, 44 e 48. Mentre il blazer con culisse numero 9 ed è stato realizzato in gabardine, linea dritta con culisse interne e laccetto, manica a due pezzi e collo a revers. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. Abito granata il numero 10 e il cappotto mélange è il numero 11. L'abito 10 è veramente bellissimo anche questo ed è stato realizzato in voile a fiori e crepe, tagliato in vita con scolla V e fasce e polsini con elastico. E qui io ti ho fatto vari video dove ti ho fatto il tutorial per farti vedere come si fa questo procedimento. Mentre il cappotto che vediamo qui, mélange, il numero 11, ed è stato realizzato in lana con tasche applicate, maniche raglan e collo a revers con due bottoni. Molto elegante, classico, e si può indossare anche con una cintura. Meraviglioso è questo abito, l'abito verde, questo qui che io vedo celestino, è numero 12 ed è stato realizzato in voile, ricamato con perline, volant sulla scollatura e sui carré davanti e dietro, abbinato allo scamiciato in finto montone, che è una cucitura facile, lo vediamo qui, realizzato in ecopelle scamosciata con finto montone, tasche applicate e nervatura a mo' di cuciture. L'abito è fantastico. Abito a fiori è il numero 14 ed è stato realizzato in un tessuto in poliestere plissé, maniche lunghe con polsini, colle alla coreana, apertura dietro e cintura con elastico, ed è veramente molto fine, molto fino, mi piace molto. Anche questo abito è molto bello, non lo consiglio tantissimo a chi ha una figura un po' rotondetta perché i plissé danno volume al fisico, quindi sicuramente starà bene anche un fisico a rettangolo, quindi che è molto magra, ed è il numero 15. Anche questo è stato realizzato in poliestere plissé, maniche lunghe con polsini, colla alla coreana, apertura dietro e cintura per stringere la vita. Mentre qui abbiamo un completo fatto dalla giacca in tweed, che è bellissima, stile Chanel, che è la numero 16, realizzata in lana, taglio da camicia, tasche compatte automatici e bordi sfilacciati a mo' di frange, abbinata a questi bellissimi pantaloni sempre realizzati in tweed, numero 17, abbinati appunto alla giacca, taglio maschile con linea dritta, spacchi laterali in fondo con automatici, molto chic.
basic, smanicato lungo trapuntato e pantalone bianco con pants. Bellissimi questi pantaloni. Lo smanicato lungo trapuntato è una cucitura facile ed è il numero 18, che è stato realizzato in questo tessuto waterproof imbottito con maxi tasche, lampo davanti e profilo per la bottonatura con automatici, abbinati a questi bellissimi pantaloni che sono il numero 19. Sono stati realizzati in crepe bianco con pieghe davanti e pants dietro, tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, lampo davanti, cinturino dritto. Pantalone rosso con tasconi, gonna tartan e poncio tartan. È bello il poncio, io non lo uso tanto il poncio, non è un capo che indosso moltissimo, però mi piace tanto. Il pantalone rosso con i tasconi il numero 20, la gonna tartan il numero 21 che è una cucitura facile e il poncio tartan lo stesso, una cucitura facile, il numero 22, che sono stati realizzati in misto lana. Qua abbiamo la nappa, abbiamo il pantalone cammello che è una cucitura facile, è un pantalone a sigaretta numero 23 con cucitura sopra le ginocchia e nervatura verticale al centro delle gambe. E qui abbiamo un abito bellissimo, veramente meraviglioso, che è anche questo una cucitura facile con ampie maniche a kimono. Bellissimo, veramente bello, molto particolare e mi piace moltissimo indossato con gli stivali. Gonna a teli realizzata anche questa in nappa, il numero 25, molto particolare, e l'abito con maxi fibia il numero 26 realizzato anche questa in nappa, molto bellino. Mi piacciono tantissimo questi modelli, sono molto originali. E qui abbiamo invece le taglie forti e abbiamo la camicia a cacchi che è il numero 27, che è stata realizzata in satin con spalle scese e manica e giro e abbotonatura nascosta con una cucitura facile, lo smanicato con cappuccio che è il numero 28, lo vediamo anche qui, anzi lo vediamo meglio qui, è abbinato al pantalone marrone che intravediamo qui, che è il numero 29, che è stato realizzato in twill. Giacca trendy la numero 30, che anche questa è stata realizzata in un tessuto diciamo peloso, in teddy, misto lana, tasche applicate con pattella e collo camicia e maniche scese, molto carina, abbinata alla blusa verde acqua che è la numero 31, che vediamo qua e vediamo anche qui, molto bella numero 31, realizzata in voile, e i pantaloni a sigaretta grigio che sono il numero 32, che sono stati realizzati in fresco lana grigio. Qui abbiamo la moda bambini, abbiamo la maglia rosa che è la numero 33, che è una cucitura facile, e la bellissima gonna con le ciliegie a pieghe che è lo stesso una cucitura facile. Qui per i maschietti abbiamo la camicia in flanella a quadri e i pantaloni in color camello in drill di cotone stretch con tasche applicate davanti e baschina dietro. Sempre per maschietto abbiamo la camicia scamosciata che è il numero 37, i pantaloni in velluto le righe che sono il numero 38, questa bellissima blusa senape fantastica numero 39 e la gonna blu che è la numero 40. Tutti e due sono cuciture facili. Ti parlo come ogni volta di Eva Onlus, che è un centro territoriale antiviolenza, il numero è 334 5369 630, servizio specialistico gratuito di consulenza e assistenza professionale, assistenza telefonica 24 ore su 24. Ci sono anche degli sportelli aperti al pubblico e il numero nazionale, ricordiamocelo sempre, è 1522 e c'è anche un IBAN se volete fare un bonifico per aiutare Eva Onlus, che si occupa sempre delle donne e delle donne maltrattate. Abbiamo terminato anche oggi di sfogliare insieme Carta Modelli Magazine di ottobre 2022. Fammi sapere che cosa ti è piaciuto, se comprerai il giornale, quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più e quali vorrai confezionare. Io ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella, a mettere un bel like e a lasciare un commentino qua sotto, mi raccomando. Ti mando un grande bacio sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Ciao!